Buongiorno da Maderno, questa è la passeggiata che porta alle spiagge. Adesso ci facciamo una passeggiata insieme e vi faccio vedere però alle mie spalle che bello. E è il 25 settembre, mercoledì mattina, circa le 11, temperatura 20 gradi, si sta benissimo. Io ho il giubbino perché c'è un po' d'arietta, però si sta bene. Se uno è caloroso può stare anche in maglietta. E adesso io volevo portarvi di là e andare verso le spiagge e all'altra passeggiata che è molto tranquilla. Qui c'è un piccolo porticciolo, di lì arriva il traghetto, quindi dove sto inquadrando là dietro, direttamente a Maderno. Io ho parcheggiato là in fondo. In questo periodo il parcheggio è sempre libero, vi faccio vedere là, aspettate, là, là si vede, sì, ho parcheggiato là. E come vedete, cioè, si può stare tranquillamente anche in magliette, ma non è un problema. Sono io che sto meglio con il giubbino, ma ok, andiamo avanti adesso. Volevo farvi vedere anche queste ville in stile Liberty che a me piacciono tantissimo, con quei fiori che sbaglio sempre la pronuncia, i Bonville, correggetemi. Ne conosco la storia, ma non so mai. Devo un giorno fermarmi, andare su Google, scrivere e vedere come si pronuncia, perché sapete che c'è la funzione. Però ci siamo capiti, sono quei fiori. E questa villa, vedete, motivi floreali, un po' di neoclassico con le colonnine, che bello. E qui anche questa, guardate questa che bella. E qui lo dovete sapere che c'era una ricca borghesia all'inizio del Novecento. Ricca borghesia che veniva qui, lo dico sempre, lo ripeto, per curare le vie respiratorie. Quando sono in queste zone ne parlo spesso, guardate che bello. Ne parlo spesso perché qui siamo vicini a Gardone Riviera. E se è la prima volta che vedi questo video magari non mi hai mai sentito parlare di come è nato il turismo sul lago di Garda, però ecco, se vai nella playlist Gardone Riviera trovi tantissimi video, quindi magari non mi ripeterò. Però qui c'è un'alta concentrazione dello stile Liberty, perché tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento era l'architettura, per quanto riguarda il Liberty, che poi Liberty si è esteso anche ad altre forme, naturalmente, a tutte le forme dell'arte. Qui parliamo dell'architettura e dato che c'era gente ricca e benestante, in quel periodo si è costruite le ville qui e le ha fatte con la moda dell'epoca. Cioè, questa è un po' la sintesi. Poi, intanto cammino di qua, per il fatto che qua c'era gente benestante è perché in quel periodo andava in voga la climaterapia, come ho detto tante volte, quindi la cura delle vie respiratorie attraverso il clima. E queste zone, ma soprattutto Gardone Riviera, io sto camminando sulla strada però c'è il pullman di lì, Gardone Riviera era la zona con il clima migliore, 4 montagne, riparata dal vento, hanno fatto tantissimi studi e tra tutte le città del nord, località del nord, era la stazione climatica migliore. Poi metteteci anche che qui è venuto Luigi Wimmer, che ha costruito almeno inizialmente il Grand Hotel, e tutte queste componenti hanno fatto sì che ci fu un'alta concentrazione di gente benestante che veniva qua per curarsi. C'erano tante cliniche, ma a un certo punto questa gente dice sì, io vengo qua per curarmi, però vorrei anche starci qua in vacanza, e quindi si sono fatte le ville. Molte ville sono anche di tutti i professori, i medici che venivano qui e aprivano le cliniche. E se vi interessa l'argomento, nelle varie biblioteche qua sul lago di Garda, Desenzano, Gardone Riviera, trovate tanta documentazione su quello che vi sto dicendo.
quindi se qualcuno volesse approfondire l'argomento delle ville in stile Liberty sul lago di Garda, della climaterapia e tutto questo argomento di cui io non ho approfondito molto, sono arrivato fino a un certo punto perché comunque mi incuriosiva, perché anch'io all'inizio, quando ho iniziato a fare i video, girare un po' di più, mi domandavo questa concentrazione di ville in stile Liberty. Poi anch'io ho guardato dei video su YouTube e qualcuno parlava di questo Luigi Wimmer, si parlava che tutto il turismo è nato da qua, però mai nessuno poi è andato ad approfondire, e quindi tutto ciò mi ha incuriosito e sono andato nelle biblioteche qua proprio del posto, Gardone Riviera, Desenzano, perché abito a Desenzano, comunque in biblioteca, e insomma ho proprio trovato libri storici, documenti di tutto quello che vi sto raccontando. Ecco, se volete un appartamentino vacanza, guardate qua, io non c'entro niente con le agenzie immobiliari, però ve lo faccio vedere in quadro. C'è questo complesso, giusto come informazione ve lo do, e siete qua, la zona è veramente bella. Là il volatile che si asciuga le ali, guardate che spettacolo. Giustamente dirà anche lui, ma fatti gli affari tuoi perché mi inquadri. Guardate che tranquillità che c'è qua. E adesso lo sapete, no? È il periodo più bello, lo ripeto sempre, settembre, periodo stupendo, e ottobre veramente bello perché comunque si sta molto bene. Si vive bene il lago. Poi io sono uno che non amo andare in spiaggia, l'ho detto tante volte, la spiaggia e il lago non mi piace, andare in spiaggia al mare mi piace, al lago no, quindi amo fare le passeggiate, e quindi per me questo è il periodo più bello, compresa la primavera. Agosto è il periodo peggiore che non mi piace, infatti più avanti mi organizzerò per passare luglio-agosto magari in montagna e faremo i video in Trentino magari nelle zone vicine al lago, così leghiamo il canale Travel Garda anche al Trentino Alto Adige, perché comunque c'è una parte dell'Alto Garda, Garda per esempio, Riva del Garda, che si trova in Trentino Alto Adige, perché il lago di Garda si trova su 3 regioni, quindi abbiamo il Trentino Alto Adige sopra, a destra, a est, cioè abbiamo il Veneto, e a sinistra, parte bresciana, la Lombardia. Spero anche di non aver sbagliato perché non sono così bravo in geografia. Andiamo a vedere la spiaggia. Ah, i ragazzi fanno vela. Che bello per i bambini, immaginate per i bambini fare vela. Che bello. E dato che siamo nel periodo scolastico, le scuole sono già iniziate e tutti questi bambini li vedo qua, io immagino che questa scuola, questo percorso scolastico sia compreso, quindi fanno scuola e fanno vela. Che bello. Qui la spiaggia, che già mi piace più con la sabbia, sì, lo so, non è la sabbia del mare, perché poi la gente commenta, non è come il mare, la gente fa i commenti, però è bello, dai, comunque, carina. Allargo un po'. Cioè, ragazzi, lo so, sono io il primo a dire che mi piacciono di più le spiagge del mare, non sto enfatizzando assolutamente la bellezza delle spiagge del lago. Io, lo ripeto, io in spiaggia al lago non ci sono mai andato. Mi hanno offerto anche i lettini, perché andando in giro con questo canale la gente mi offre i lettini, vieni qua, ti offriamo la giornata. Non mi piace andare in spiaggia al lago, a parte che anche quando vado al mare ve lo do, insomma, così informazione per a chi piace un po' conoscere un po' di più della mia vita. Io sono uno che va in spiaggia la mattina prestissimo, mi godo un po' il fresco, e la sera, cioè proprio non sono uno da spiaggia, non mi piace stare in spiaggia, al lago tanto meno. A me piace invece tantissimo fare passeggiate. Ecco, guardate ancora qua che bello.
anche perché io dopo già 10 minuti che sono sdraiato mi annoio, devo fare qualcosa. Quindi non riesco proprio a stare sdraiato più di 10 minuti senza far nulla. Devo leggere, devo camminare, devo lavorare, devo suonare il pianoforte, devo fare qualcosa, devo visitare un museo, devo studiare, ma non riesco a stare più di 10 minuti senza far nulla. Che bello, guardate. Non sono riuscito l'altra volta a fare questo video perché qua c'era un sacco di gente, era agosto. Vedete, quella ragazza si rilassa, forse sta leggendo, sta studiando, vedo che sfoglia delle pagine, e adesso è il periodo migliore. Quello lì in parte non è un cigno, sembrerebbe un cigno, ma è il suo zaino. Ecco, sì, adesso si vede meglio, è lo zaino a destra con la bottiglia d'acqua a sinistra, sembrava un cigno da qua, cioè sembra un cigno. Va bene, torno a inquadrare nel modo giusto. Ok, e ecco, di qui continuiamo, perché come dicevo io l'altra volta non sono riuscito a fare bene questo video della spiaggia perché non potevo girare il telefono nella spiaggia perché c'era veramente tantissima gente. Questa è l'entrata, vedete. Già questa spiaggia mi piace di più rispetto alle altre perché mi ricorda un po' il mare. Forse l'azzurro, qui lo steccato bianco, vedete, la sabbia, già un po' ricorda di più. Vedete, non c'è nessuno, è veramente molto tranquillo qua adesso. Qui d'estate c'è tantissima gente. Ora andiamo là, che c'è tutta un'altra parte molto bella, e a sinistra c'è tutta la zona bar, e io là tanti anni fa facevo le immersioni. Ci trovavamo qua la domenica mattina e facevamo le immersioni. C'era, per chi se lo ricorda, quanti anni fa? Ne ho 49, avevo 30, 19 anni fa, c'erano due signori che gestivano il bar e avevano un pappagallo. Se qualcuno se lo ricorda lo metta nei commenti. 19 anni fa. E magari mi ha anche visto, ero uno di quelli che veniva qua a fare le immersioni. Traghetto che sta arrivando. Qui è ancora tutta la spiaggia a pagamento, che naturalmente adesso non c'è nessuno, e di qui poi inizia tutta la spiaggia libera. E io scendevo qua tanti anni fa a fare le immersioni, vi faccio vedere. Allora, io parcheggiavo, che ricordi, 19 anni fa, parcheggiavo qui, mi sembra ieri, mentre guardo il posto, io parcheggiavo qua, non è cambiato nulla, guardate, ma mettevo la macchina lì, mi sembra ieri che mettevo la macchina lì e poi mi cambiavo, mettevo la muta, mettevo le bombole e tutto il resto. Sembra ieri, ma il tempo, ragazzi, vola il tempo. E poi venivo tutta questa parte qua, venivo a piedi, con tutta la mia attrezzatura, e scendevamo qua. E la domenica mattina facevamo le immersioni qua. Sono passato di qua 19 anni fa. Facevo questa strada, 19 anni fa. E mi sembra ieri, con la mia muta e le bombole, entravamo in acqua qua. Là, se mi ricordo, cioè ai tempi c'era, non so se c'è ancora, magari se c'è qualcuno che fa sub qua lo sa, c'era una piattaforma, c'è una, come dire, non so come spiegarvi, una piattaforma, sì, sotto a 10 metri che si usava per quando facevi le prime immersioni, quindi arrivavamo fino a un punto là, dietro le boe, poi ci immergevamo, scendevamo
e potevamo comunque avere la piattaforma per poterci comunque o sedere o mettere in piedi e fare le esercitazioni. Vabbè, questa è la mia esperienza. Poi uscivamo di qua e lì qua c'era un chiosco, birra, e c'erano due signori che ormai penso non ci siano più, erano già anziani ai tempi, mi sono anche messi male, erano veramente anziani, e qui c'era questo chiosco che non era così e c'erano pure i pappagalli. Comunque, finiti i ricordi, torniamo al presente. Adesso è così, è un bel posto. Qui avete tutta la pista ciclabile, di qua tutta zona libera. Che tranquillità che c'è adesso, Mi giro, faccio vedere anche da dietro. E adesso noi continuiamo, vi faccio vedere com'è bella l'altra passeggiata, molto rilassante, molto curata, fatta bene. Quindi ora teletrasportiamoci 100 metri avanti. Guardate che questa villa com'è particolare. Ho fatto 200 metri dove non ho inquadrato perché ero là quando ho detto ci teletrasportiamo e lì inizia l'altra passeggiata, è un po' diversa, è rialzata, guardate che bello di qua, e facciamo anche perché ho la batteria scarica del telefono, quindi non vorrei non riuscire neanche più a salutarvi da qua, quindi nel caso il video si interrompesse io vi saluto già qua. Così siamo a posto. Guardate che bella. Ecco, io vorrei avere una villa così, con il mio pianoforte all'interno, una bella libreria. Immaginate questa villa, un bel pianoforte a coda, una bella libreria ben fornita, almeno per quanto riguarda me, questi sono i miei hobby, una bella passeggiata a fare tutti i giorni. Cosa vuoi più della vita? Eccola qua, guardate questa passeggiata che bella. Ora io non arriverò fino in fondo, poi là iniziano le spiagge e poi da là più o meno 100 metri dopo là in fondo c'è un fiume che passa che divide Maderno, da dove siamo adesso, a Toscolano. Vi do una panoramica anche di qua e visto che adesso non c'è nessuno io non parlerò per un attimo, vi faccio sentire proprio il rumore dell'acqua del lago, della tranquillità, rumore o suono, chiamiamolo come volete. Ecco, avete sentito com'è piacevole camminare qua, quindi io adesso vi saluto, la camminata continua per altri 200 metri e aspettatemi, giro di qua, così avete lo sfondo del lago. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Devo sempre mettere gli occhiali che mi dà fastidio, faccio una fatica, poi non mi piace strizzare gli occhi. E è importante, iscrivetevi per cortesia al canale, veramente mi aiutate a farlo crescere. È anche una dimostrazione del fatto che voi apprezzate il canale, quindi veramente c'è un pulsante, iscrivetevi, non vi comporta nulla, non è nessun contratto, non spendete nulla,
ma semplicemente per voi è anche comodo perché iscrivendovi al canale mi potete ritrovare più facilmente tra i vostri canali preferiti. Quindi io aspetto un attimo, intanto che voi vi iscrivete. Ora, ultimamente sto facendo così come i bambini, no? Finché non lo fai. Ok, l'avete fatto? Iscritti? Spero di sì. Vi do ancora un attimo, dovete proprio trovare un pulsante, fate iscriviti. Ditemi se l'avete fatto nei commenti, scrivete Stefano mi sono iscritto, iscritta. Fatemi questo regalo. E veramente per me è importante vedere le persone che si iscrivono al canale e apprezzano il lavoro che sto facendo. E ci vediamo in un prossimo video. La batteria ha tenuto.